Benvenuti. Oggi introduciamo un po' la tematica dello scattering elettromagnetico e mi piaceva farlo con questa bella e molto illuminante citazione di Paul Cézanne: tutto in natura si modella secondo la sfera, il cono ed il cilindro. È un po' il discorso dei cosiddetti problemi canonici. Scattering elettromagnetico da forme semplici, appunto, forme semplici però allo stesso tempo capaci, come dice Cézanne, di modellare tutto in natura. E vedremo anche in lezioni successive come, per esempio, attraverso dei cilindri è possibile modellare delle strutture scatteranti molto più complesse. Ma questi problemi canonici sono in realtà importanti anche come banchi di prova, perché possono servire per testare dei moderni sistemi CAD, Computer Aided Design, capaci di simulare problemi elettromagnetici molto complessi, però li proviamo, li testiamo attraverso dei problemi semplici, dei problemi canonici che hanno delle soluzioni cosiddette in forma chiusa. Vedremo che, per esempio, nel caso del cilindro metallico indefinito la soluzione apparirà sotto forma di serie, però in effetti questa è un po' una sottigliezza, se una serie si possa o no considerare una forma chiusa, visto che poi per andarla a calcolare devo comunque operare un troncamento, fare un'approssimazione, ma questa è, diciamo, una sottigliezza che lasciamo ai matematici. Altri problemi canonici risolvibili, come dicevo, in forma chiusa sono per esempio la diffrazione, lo scattering da semipiano e la diffrazione da una sfera. Ecco, diffrazione, scattering, anche se la parola scattering in inglese andrebbe più tradotta in italiano come diffusione, in realtà è sinonimo nella letteratura scientifica elettromagnetica anche della parola diffrazione. Forse anche più spesso si usa la parola scattering come sinonimo di diffrazione invece che di diffusione, quindi diffraction e scattering sono dei sinonimi in sostanza per queste applicazioni elettromagnetiche oppure ottiche. Allora vediamo subito di che cosa si tratta. C'è un cilindro indefinito che si estende lungo l'asse Z e è perfettamente conduttore, il raggio è A, chiaramente essendo la sezione trasversale, diciamo, rispetto a Z una geometria circolare, è opportuno, sempre per imporre poi le condizioni al contorno, lavorare in coordinate polari. Quindi in effetti, vedete, ci sono le coordinate ρ e φ, oltre alle coordinate cartesiane x ed y. E consideriamo l'incidenza ortogonalmente a questo asse, quindi diciamo il vettore d'onda dell'onda piana uniforme incidente, qui rappresentata, giace sul piano xy, e a questo punto scegliamo noi il sistema di coordinate trasverso in modo tale che la direzione di arrivo di quest'onda coincida con quella dell'asse x, quindi più che scegliere, diciamo, l'onda lungo l'asse x, in realtà è il contrario, cioè si sceglie l'asse x nella direzione da cui arriva l'onda. E allora si tratta di un campo che in sostanza dipende soltanto da x, quindi in particolare non dipenderà né da y né da z, ma allora la struttura è indipendente da z, il campo incidente, il campo eccitante è indipendente da z, quindi possiamo intuire che la soluzione non dipenderà da z, non ci sono ragioni per cui debba dipendere da z, e dunque si tratta di un altro caso particolare di problema bidimensionale. Ricorderete in un'altra lezione si era dimostrato che se potevamo imporre l'indipendenza nelle equazioni di Maxwell da una certa coordinata, quindi azzerare la relativa derivata, lì si era considerata la direzione x, ma naturalmente è lo stesso rispetto alla direzione z, quello che succedeva era che il sistema delle 6 equazioni di Maxwell scalari si poteva
dividere in due sistemi indipendenti, uno per una polarizzazione, diciamo, TE rispetto in questo caso per esempio alla direzione Z, e l'altro per una polarizzazione TM rispetto a Z, e nel primo caso abbiamo solo 3 componenti che saranno per esempio con Z, Hx e Hy, nell'altro caso invece Hz è con X e con Y. Nel primo caso è un caso TM perché c'è con Z e non c'è Hz, nell'altro caso invece c'è Hz e non c'è con Z, è un caso TE. Quindi questo è un altro esempio di problema bidimensionale, di questa possibile decomposizione. In realtà nei problemi di scattering molte volte la polarizzazione TM rispetto a Z viene chiamata invece polarizzazione E, per sottolineare il fatto che invece lungo Z c'è il campo elettrico. La polarizzazione TE rispetto a Z viene invece chiamata polarizzazione H perché nella direzione Z c'è invece il campo magnetico. Quindi polarizzazione E, noi partiremo adesso dalla polarizzazione E. Allora, altra, diciamo, importante informazione generale. In tutti i problemi di scattering si usa questa decomposizione del campo totale, cioè il campo totale, che poi è il campo vero, il campo che io posso misurare, il campo che io posso, sul quale devo imporre le condizioni al contorno, viene però, diciamo, in qualche modo artificialmente decomposto nella somma di due contributi. Un primo contributo è il campo cosiddetto incidente. La stessa cosa, ricorderete, l'abbiamo fatta nella riflessione e rifrazione di onde piane all'interfaccia fra due mezzi diversi, all'interfaccia piana tra due mezzi diversi, quindi quello si potrebbe considerare un particolare problema di scattering in fondo. Quindi si decompone nel cosiddetto campo incidente, che è un campo definito come quello che ci sarebbe se l'ostacolo non ci fosse. Quindi per esempio nel nostro caso quest'onda piana uniforme da sola. E poi invece tutto il resto, quindi l'effetto dell'ostacolo qual è? Che siccome l'ostacolo poi lo supponiamo perfettamente conduttore, quindi non sarà questo cilindro non sarà penetrato dal campo elettromagnetico, perché come sappiamo il campo elettromagnetico all'interno dei conduttori perfetti è identicamente nullo, ma alla superficie ci sarà invece l'eccitazione di correnti e cariche superficiali. Noi qui ci focalizziamo sulle correnti, e queste correnti superficiali in effetti, quindi superficiali significa che avranno la componente lungo Z e la componente lungo φ, per esempio, quindi le componenti tangenti al cilindro. Queste correnti superficiali si può immaginare che generino nello spazio un altro campo diverso da quello incidente, che è il campo cosiddetto scatterato o diffratto o diffuso. La composizione di questi due campi, nessuno dei quali dei due esiste, in realtà esiste solo il campo totale, questa decomposizione dà il campo totale, perché il primo è il campo che ci sarebbe se l'ostacolo non ci fosse, ma l'ostacolo invece c'è, l'altro invece è il campo generato da queste correnti indotte, che però appunto prescinde invece dall'esistenza del campo incidente, che in realtà c'è. Allora, chiaramente però per questa simmetria del problema anche il campo scatterato sarà diretto lungo Z e non dipenderà da Z. Sto parlando del campo elettrico nel caso della polarizzazione E e del campo magnetico nel caso della polarizzazione H, e dunque appunto il problema di fatto si presenta in forma scalare. Scalare e bidimensionale, cioè scalare perché in effetti posso limitarmi a considerare solo la componente lungo Z del campo, e dunque si tratta di uno scalare, bidimensionale perché non c'è la derivata rispetto a Z. Ma dal punto di vista intuitivo io posso immaginare che questo campo scatterato generato da queste correnti superficiali indotte sulla superficie del cilindro perfettamente conduttore, questo campo scatterato e si propaga nello spazio libero, si espande nello spazio libero, quindi che cosa sarà? Sarà un'onda cilindrica, esce fuori da un cilindro, un'onda cilindrica che, diciamo,
si allarga, che esplode, per così dire, che si espande, naturalmente non sarà in generale un'onda isotropa. Per isotropa intenderemo che tutte le direzioni sono uguali, cioè un'onda che viene in qualche modo irradiata alla stessa maniera in tutte le direzioni. Questo non sarà vero, ci sarà in generale una dipendenza dalla direzione, cioè in realtà in questo caso una dipendenza dall'angolo φ. E ci sarà invece una dipendenza dalla distanza ρ sul piano trasverso che è tipica dell'onda cilindrica. L'onda cilindrica elementare va come elevato a meno j k ρ, in realtà sarebbe kt ρ, sulla radice di ρ, ma il kt è uguale al k perché nelle nostre ipotesi di annullamento, diciamo, assenza della derivata rispetto alla variabile z, questo significa che anche il kz non c'è e dunque c'è solo il kt. Da questo capite anche come ci sia una grande affinità, anche se sembrano due problemi completamente diversi, fra questo scattering dal cilindro perfettamente conduttore e il problema, per esempio, della guida d'onda circolare. Sono due problemi completamente diversi, lo scattering avviene al di fuori del cilindro, invece nel caso della guida d'onda il cilindro è cavo e siamo dentro, però in realtà le equazioni sono le stesse, la geometria è la stessa, le condizioni al contorno sono le stesse e dunque in qualche modo ci deve essere una somiglianza tra questi due problemi. Allora, partiamo appunto dalla polarizzazione OTM rispetto a Z. Quindi abbiamo il campo elettrico incidente che ha solo la componente lungo Z, questa è con ZI, che possiamo chiamare semplicemente con I. Invece il campo magnetico incidente avrà le altre due componenti che dicevamo erano HY e HX, ma quelle in coordinate cartesiane. Di fatto, se invece qui lavoriamo in coordinate polari, ci saranno queste due componenti sul campo sul piano trasverso, Hρ con I e Hφ con I. D'altra parte poi c'è la proprietà generale della periodicità rispetto alla variabile φ, perché la variabile φ è questa variabile angolare e quindi diciamo è definita a meno di multipli di 2π. Ogni 2π ritorno in qualche modo al punto di partenza, quindi in effetti ci deve essere una periodicità rispetto a φ di periodo 2π. E questo che cosa significa? Che la parte dipendente da φ è una funzione di φ periodica e dunque possiamo adoperare lo strumento matematico della serie di Fourier che si usava per le funzioni periodiche. Allora, intanto qui riscriviamo il campo incidente come con 0 per elevato a meno j kx, ma la x trasformata in coordinate polari è ρ coseno di φ, quindi abbiamo con 0 è l'ampiezza, diciamo, per e elevato a meno j krho coseno di φ. Ecco, e questo esponenziale che è periodico con periodo 2π rispetto a φ, lo scriviamo appunto come una serie di Fourier in forma bilatera, sommatoria in n da meno infinito a più infinito di coefficienti di Fourier con n. Allora attenzione, se si fosse trattato di una funzione veramente della sola φ, questi coefficienti sarebbero stati delle costanti, siccome invece è una funzione di φ e di ρ, questi coefficienti costanti rispetto a φ sono però in generale delle funzioni di ρ, quindi a con n di ρ per e elevato a jnφ. E i coefficienti di Fourier, appunto in generale funzioni di ρ, sono dati da questa espressione 1 su 2π, dove 2π è il periodo, integrale sul periodo, quindi integrale fra 0 e 2π della funzione in questione, quindi di elevato a meno j krho per il coseno di φ, per e elevato a meno jnφ in dφ. Anche qui devo usare per la serie di Fourier il segno opposto rispetto a quello che usavo nello sviluppo in serie, quindi qui il segno positivo, nei coefficienti invece il segno negativo. A questo punto facciamo piovere dal cielo, per così dire, una certa formula matematica che è una rappresentazione integrale delle funzioni di prima specie j con n. Vi ricordo che appunto problema in coordinate cilindriche, le autofunzioni dell'equazione di Helmholtz in coordinate cilindriche sono le funzioni di Bessel, quindi da qualche parte dovevano uscire. Questa è j con n, vedremo poi che fine fa l'altra funzione, la yn. Quindi
ricordo questa espressione, o vi dico per la prima volta questa espressione integrale, la j con n in generale di z, perché vale anche per i complessi, qui con z si indica la variabile complessa più in generale, è uguale a j alla meno n su 2π integrale fra 0 e 2π di elevata a j coseno di φ per elevato a j n φ in dφ. Vedete, c'è molta somiglianza fra questi due integrali. Allora, se qui porto questi fattori a primo membro, 2π va al numeratore, j alla meno n sarebbe 1 su j alla n, quindi moltiplico anche per j alla n, j con n di z uguale integrale fra 0 e 2π di elevato a jz coseno di φ per elevato a j n φ in dφ. Adesso faccio un confronto fra questo integrale e quest'altro dove posso portare 2π a moltiplicare a con n di ρ. Allora, vedete, gli estremi sono gli stessi, qui c'è un meno davanti, qui invece c'è il più, e al posto di z qui troviamo kρ, vedete. E qui c'è un altro meno, quindi come se al posto di n mettessimo meno n. Questo significa allora che il nostro 2π a con n di ρ, quindi il nostro coefficiente di Fourier che stiamo cercando, è uguale a 2π, attenzione, n deve, diciamo, diventare meno n, quindi 2π j con meno n, j con meno n, quindi j alla meno n, j maiuscolo con meno n, e l'argomento è meno kρ, dicevamo prima. Adesso però possiamo utilizzare le proprietà cosiddette di parità delle funzioni cilindriche, o almeno di alcune di esse, cioè in particolare il fatto che la j con meno n di z, che appare appunto qui, quindi la Bessel del primo tipo, calcolata però per un valore, diciamo, per un indice di ordine meno n, è uguale alla corrispondente j con n dello stesso argomento moltiplicata per meno 1 alla n. Questa è la cosiddetta parità rispetto all'ordine, cioè l'ordine delle funzioni di Bessel. E questa è una proprietà piuttosto generale, perché anche vale per le funzioni di Bessel di seconda specie yn e per le altre funzioni di Hankel, quelle che sono legate alle onde progressive, invece le j e le y sono legate alle onde stazionarie, di prima e seconda specie hn1 e hn2, poi le vedremo. Quindi questa è la parità rispetto all'ordine. Poi c'è anche la parità rispetto all'argomento che invece vale per le j con n, e cioè la j con n di meno z, stavolta anche questa mi serve perché c'è il meno kρ, uguale di nuovo a meno 1 alla n per j con n di z. Allora, quindi che vuol dire? Che ho la parità per gli indici pari, gli ordini pari, per cui questa quantità diventa più 1 e invece diventa meno 1 per gli ordini dispari. Allora, a con n di ρ, quindi posso semplificare 2π, è uguale a j alla meno n, e qui applico due volte le proprietà di parità rispetto all'ordine e rispetto all'argomento, quindi viene due volte un fattore meno 1 alla n per j con n di kρ, ma meno 1 alla n per meno 1 alla n fa meno 1 alla 2n, e quindi è un quadrato e fa, diciamo, una potenza pari, fa più 1, rimane j alla meno n per j con n di kρ. E dunque ho trovato questa espressione in serie di Fourier, ho determinato l'espressione in serie di Fourier del campo incidente, del resto il campo incidente è una quantità supposta nota, quindi dovevo essere in grado in qualche modo di calcolare questi coefficienti, e con i uguale a e con 0 per la sommatoria in n da meno infinito a più infinito di j con meno n, j con n di kρ per elevata a j n φ. Per inciso dico che se avessi considerato un'onda incidente viaggiante nel verso opposto, quindi nel verso negativo delle x, la differenza, quindi un'onda del tipo e con 0, un campo del tipo e con 0 per elevato a più jkx invece che meno, l'espressione in serie era analoga, solo invece di avere j alla meno n avrei avuto j alla più n. Ecco, ma il fatto da un punto di vista fisico, il fatto che che le funzioni che vengono a, diciamo, a capitare nell'espressione del campo incidente fossero soltanto le j con n e non ci fossero
le YN, potevo in qualche modo immaginarmelo? Sì, perché il campo incidente era il campo che ci sarebbe se l'ostacolo non ci fosse, ma se l'ostacolo non c'è, questo vuol dire che anche l'origine del sistema di riferimento fa parte del nostro dominio di interesse, nell'origine le YN divergono, quindi le devo escludere, non le posso considerare perché io non posso assumere nella realtà fisica dei campi infiniti e dunque, diciamo, dovevano esserci soltanto le J con N. Benissimo. Anche il campo scatterato, generato appunto, pensabile come generato dalle correnti superficiali indotte dal campo incidente sulla superficie perfettamente conduttrice del cilindro, si può, è una funzione periodica rispetto a φ, rappresentare con una serie di Fourier. Quindi E con S di ρ e di φ sarà una sommatoria con n da meno infinito a più infinito di C con n di ρ per e elevata a JNφ, dove stavolta questi coefficienti sono incogniti, io li dovrò ricavare dall'imposizione delle condizioni al contorno che mi permetteranno quindi di definire e di determinare completamente il mio problema elettromagnetico, però d'altra parte le C con n di ρ per e elevato a JNφ dovranno essere anch'esse soluzioni dell'equazione di Helmholtz scritta in coordinate cilindriche, la quale in realtà poi, per quanto riguarda la dipendenza radiale, dava luogo all'equazione differenziale di Bessel di ordine n, come sappiamo. Ma qui fisicamente di che campo stiamo parlando? Dicevamo anche all'inizio, un'onda cilindrica che in qualche modo si espande e dunque la parte dipendente da ρ deve avere la forma analitica delle Hn, cioè delle funzioni di Hankel, in particolare di quelle del secondo tipo, che rappresentano fisicamente con le nostre notazioni e quindi con l'onda piana scritta col meno J invece che col più I degli ottici, se si usa l'altra convenzione i significati fisici si scambiano, sono le Hn2 quelle che hanno il ruolo di onda cilindrica in espansione e dunque sono quelle che capiteranno in questo sviluppo in serie, me lo potevo già immaginare. Nel caso più generale, con addirittura Ni complesso, l'ordine complesso e Z complesso, queste sono le definizioni di Hn1 di Z come J con Ni di Z più J Yni di Z e che Hni2 di Z come J con Ni di Z meno J Yni di Z. Quindi vedete come c'è un certo parallelo, sappiamo già che le J e le Y sono in qualche modo le corrispondenti dei coseni e dei seni rispettivamente, e quindi vedete qui è come un po' la formula di Eulero, questa è un esponenziale col più coseno più j seno e questo è un esponenziale col meno coseno meno j seno, e vedremo così sarà in qualche modo come essenza della funzione di Hankel. Allora a questo punto l'espressione del campo scatterato si potrà scrivere come con 0 per la sommatoria in n. Attenzione, inserisco in modo arbitrario questo è con 0 e questo j alla meno n. In realtà questo inserimento non è altro che una ridefinizione dei coefficienti C con n, quindi potrei dire definisco dei coefficienti C con n' dati da... definisco dei coefficienti C con n nuovi dati da quelli di prima per questi due fattori, quindi in realtà è una semplice rinormalizzazione, non cambia niente, ma perché lo faccio? Per rendere la formula simile all'altra, simile a quella del campo incidente. Poi Hn2 di Krho per E elevato a JNφ. Benissimo. Questo è il campo scatterato, quindi come vedete in generale dipende da φ e dunque sarà un'onda cilindrica non necessariamente isotropa. La somma del campo incidente e del campo scatterato, cioè il campo totale, che è già tangenziale rispetto al cilindro, perché stiamo parlando solo delle componenti E con Z, che sono quindi tutte tangenziali, deve annullarsi in tutti i punti della superficie, cioè per ρ uguale ad A, essendo l'ipotesi del conduttore perfetto. Ricordo però a questo punto che le funzioni esponenziali fra 0 e 2π greco sul nostro periodo godono della proprietà di ortogonalità. Ricordo che l'ortogonalità è una condizione algebrica più forte dell'indipendenza lineare, implica l'indipendenza lineare ma non ne è implicata. Quindi 1 su 2π greco, integrale fra 0 e 2π greco di E elevato a JMφ per E elevato a meno JNφ in dφ
fa la delta di Kronecker Mn. Quindi in realtà questo non è altro che un prodotto scalare tra due funzioni complesse come quelli che abbiamo visto nella teoria delle guide d'onda, quindi prendo la prima funzione per il coniugato della seconda, ecco perché appare qui il segno meno all'esponente. Allora, qual è l'altro, diciamo, potente riporto della ortogonalità? Il fatto che se c'è una somma che si può uguagliare a un'altra somma, oppure a meno un'altra somma, come avviene qui col campo incidente e col campo scatterato, visto che la loro somma deve essere 0 sul cilindro perfettamente conduttore, mentre in generale ovviamente se due somme sono uguali non è affatto detto che lo siano termine a termine. Se invece vale l'ortogonalità, questa uguaglianza deve valere termine a termine, quindi possiamo togliere le sommatorie, togliere le serie e scrivere semplicemente che J con n di Ka, quindi ho calcolato ρ uguale ad A sul cilindro, più C con n per Hn2 di Ka deve essere uguale a 0 per ogni n. Ecco a che serviva mettere con 0, mettere J alla meno n, in modo che si elidevano tutti questi termini comuni. E dunque C con n è uguale a meno Jn di Ka fratto Hn2 di Ka. Questa si chiama anche espansione multipoli, a volte in letteratura, e quindi abbiamo, attraverso l'imposizione delle condizioni al contorno, calcolato i coefficienti, quindi calcolato il campo scatterato, e a questo punto, col campo elettrico totale, possiamo tornare alle equazioni di Maxwell e ricavare, volendo, il campo magnetico. Per la proprietà di parità rispetto all'ordine, che dicevamo vale sia per le J con n che per le Hn2, ne segue che cambiando n e meno n vengono fuori sopra e sotto due fattori meno 1 alla n che si possono elidere, e dunque c'è una parità dei coefficienti, cioè C con n è uguale a C con meno n. Questo significa, e lo vedremo subito, che la serie di Fourier del campo scatterato, una serie che noi avevamo scritto in forma bilatera, è in realtà una serie unilatera di soli coseni. Ricordate le serie unilatere, i soli seni, i soli coseni. Lo vediamo subito. Intanto osserviamo che J alla meno n, che sarebbe 1 su J alla n, e quindi anche meno J alla n, perché 1 su J è uguale a meno J, questo si può scrivere come meno 1 alla n per J alla n, dunque J alla n è uguale a meno 1 alla n, che portato dall'altra parte rimane se stesso, per J alla meno n. A questo punto andiamo a espandere l'espressione del campo scatterato, e con esse mettiamo in evidenza che con 0 abbiamo prima il termine di ordine 0, che è quello isotropo, che non dipende da φ, perché l'esponenziale va a 1, quindi C con 0 per H02 di K-ρ, poi abbiamo tutti gli n positivi, sommatori in n, stralciamo, dividiamo in due la serie, sommatori in n da 1 all'infinito di J alla meno n, C con n, Hn2 di K-ρ per elevato a J n φ, più avrei sommatoria fra meno infinito e meno 1, ma naturalmente la sommatoria fra meno infinito e meno 1 è la stessa cosa che la sommatoria fra meno 1 e meno infinito. Possiamo scriverla così, perché ci serve poi farla combaciare con l'altra. Sempre J alla meno n, sempre C con n, Hn2 di K-ρ per elevato a J n φ. Però a questo punto qui mettiamo in evidenza C con n e ci ricordiamo in realtà che C con n è uguale a C con meno n, quindi da quest'altra parte possiamo scambiare, possiamo mettere in evidenza in questo modo C con n. Allora C con n per J alla meno n, Hn2 per E elevato a Jn φ, e da quest'altra parte se scambiamo n e meno n, J alla meno n diventa J alla n, poi Hn2 diventa H alla meno n2 di K-ρ, e E elevato a Jn φ diventa E elevato a meno Jn φ. Ancora è con 0 in evidenza, e qui a questo punto ci ricordiamo di questa espressione, cioè che J alla n è uguale a meno 1 alla n per J alla meno n, e quindi abbiamo C con n per J alla meno n, lo possiamo mettere in evidenza, e a questo punto per la proprietà di parità questo H con meno n porta un altro meno 1 alla n, e i due in qualche modo si elidono, e dunque resta Hn2 di K-ρ, a questo punto rimane E elevato a Jn φ più E elevato a meno Jn φ, che è uguale a 2 coseno di n φ. E adesso invece introduciamo un altro simbolo molto utile, il cosiddetto simbolo di Neumann,
che si indica con questa epsilon, diciamo, un po' strana, questa epsilon con n, che è un simbolo che vale 1 se n è uguale a 0, invece normalmente è uguale a 2 se n è maggiore di 0. Quindi vedete che qui, se abbiamo, diciamo, n uguale a 0, intanto qui possiamo, diciamo, abbiamo c con 0 per h02, qui per n uguale a 0, e epsilon con n vale 1 e g alla meno n pure vale 1 e il coseno di 0 fa 1, quindi rimane proprio il termine di ordine 0, c con 0, h02 di k ρ. Negli altri casi epsilon con n vale 2, quindi abbiamo 2 coseno di nφ e poi c con n g alla meno n hn2 di k ρ. Ecco, vedete, il campo scatterato è stato espresso come serie unilatera di coseni. Per adesso ci fermiamo qui e vi do appuntamento al seguito.